Riscrivi il passato con amore. Il potere del perdono. Come imparare a perdonare e dimenticare parole offensive? Non c'è nulla di complicato. Per fare questo è sufficiente riuscire a vedere in tutto e in tutti la continuazione delle proprie vibrazioni. Basta vedere una continuazione di noi stessi in tutto ciò che ci circonda, perché ognuno di noi è solo una piccola parte di un intero organismo in cui tutto è organico e armonioso e soprattutto tutto ha logica e conseguenze. La consapevolezza di sé rende già inutili gli insulti e il perdono. La parola offesa è una trappola in cui è facile rimanere intrappolati. Questo modo di percepire porta sempre a delusioni, che si tratti di eventi o della nostra mente. Inoltre, gli eventi passati continueranno a abbassare, a peggiorare le nostre vibrazioni nella percezione di oggi. Non ha senso perdonare e lasciare andare qualcosa se capisci che tutto intorno è energia e noi tutti facciamo parte di questa energia. Ma ha un senso uscire nel continuo qui e ora, dove crei una nuova esperienza e il passato non è importante per te. Le opinioni degli altri, le esperienze e gli errori degli altri non sono importanti. Oggi ti esprimi, crei giorni ideali, qui e ora. Le emozioni negative sono un meccanismo di autodistruzione. Il perdono come aspetto chiave dello sviluppo spirituale nella fase iniziale della crescita spirituale di solito aiuta a liberarci dalla rabbia, dal risentimento e dalle emozioni negative che possono legarci al passato e ostacolare il nostro sviluppo nel presente e nel futuro. Ciò è particolarmente importante se si capisce che da un punto di vista fisico i sentimenti di risentimento si manifestano nella nostra tensione muscolare, interrompendo l'immunità locale e aprendo la strada alle malattie. Successivamente, quando seguiamo il percorso dello sviluppo spirituale, impariamo a controllare i nostri pensieri ed aumentare le nostre vibrazioni. Noi non abbiamo più bisogno di perdono, perché non ci sentiamo offesi e perché comprendiamo che tutto ciò che ci circonda è una conseguenza dei nostri pensieri e un riflesso della realtà che noi stessi abbiamo creato. Noi stessi siamo creatori di un numero infinito di nostre realtà da cui in ogni momento della nostra vita attuale scegliamo una realtà che viviamo e così via fino alla scelta successiva. Cambia i tuoi pensieri e questi a loro volta cambieranno le tue emozioni e poi le emozioni cambieranno le tue vibrazioni e poi la tua realtà non conterrà più persone ed eventi che ti fanno provare risentimento. Perdona le nostre colpe come noi perdoniamo ai nostri debitori. In queste parole si intravede chiaramente l'invito a non intrecciarsi negli errori altrui, così da non dover tormentarsi
coi pensieri sui propri. Liberarsi dai debiti è un atto mentale che alla fine regala il perdono a se stessi. Finché incolpi gli altri, rimani intrappolato. Il perdono avviene dentro di te e non richiede parole o confessioni eccessive. O sei libero oppure non lo sei. Le parole non cambieranno questo fatto. Nel dilemma vendetta o perdono è importante rendersi conto che sei tu la fonte del conflitto. Sei responsabile di portare un'altra persona nella tua vita e di creare la situazione negativa. Hai richiamato le sue qualità negative usando la legge di attrazione. Tu stesso hai attratto una brutta situazione, pertanto non è necessario perdonare o vendicarsi, devi solo chiarire le tue convinzioni. La logica e la capacità di elevarsi al di sopra di ciò che provoca emozioni contrastanti. Tutte le complessità del perdono si riducono al fatto che la nostra mente è legata all'offesa. La nostra attenzione è concentrata sul negativo, peggiorando la situazione. La principale sfida è liberarsi da questo rifiuto. L'offesa è spazzatura. Qualcuno può ricorrere a rituali di perdono, qualcuno altro può rivolgersi a un psicologo, mentre altri possono semplicemente posare lo sguardo sul sorriso di un bambino o su un fiore appena sbocciato. Come si arriva all'idea di perdono? Perché abbiamo bisogno di perdonare qualcuno? In realtà, questo semplicemente significa che lui non lo fa come lo faccio io. Mi aspetto da lui parole e azioni che di solito dico e agisco io stesso. E se lui non lo fa come lo faccio io, allora mi sento arrabbiato e pieno di risentimento. Smetti di tenere in mente le azioni degli altri. Smetti di concentrarti su di loro come se fossero letame che, nonostante l'odore sgradevole, continui a tollerare, perché porti dentro di te le azioni di queste altre persone. Che beneficio trai dal ritornare costantemente con i tuoi pensieri alle azioni di altre persone che secondo te non sono come dovrebbero essere? Liberati dalla confusione dei pensieri negativi e la tua mente diventerà fresca e chiara. Cosa fare con coloro che vengono chiamati cattivi? Queste persone riflettono semplicemente i nostri pensieri nascosti. Se qualcosa ti disturba negli altri, è la tua reazione a ciò che neghi dentro di te, altrimenti non ti importerebbe. La tua reazione negativa verso gli altri ti indica una convinzione negativa si è radicata dentro di te. Forse stiamo parlando delle tue paure o della tua aggressività subconscia. Questa convinzione negativa, questo schema, non è visibile dall'esterno, è nascosto come si conviene a uno schema nascosto. Questa è la barriera predefinita, cioè è ciò che accettiamo anche se non approviamo. Ora parliamo di autoperdono. Che cos'è l'autocolpa? È un pensiero a bassa vibrazione, di che crea distruzioni nel momento presente. L'azione passata è una vibrazione del nostro passato. Il senso di colpa è la vibrazione del presente. Il passato è già andato via e forse si è addirittura spostato su un'altra linea temporale.
Forse esiste già in un'altra realtà parallela e non ha nulla a che fare con la tua realtà attuale. Ma il tuo senso di colpa crea conseguenze adesso. Attiri ancora e ancora questa realtà negativa passata nella tua vita adesso e tu stesso non ti dai l'opportunità di trasferirti in un'altra realtà migliore. È come vendicarsi costantemente della tua mano, rimproverandola per aver lasciato cadere un vaso prezioso in passato. Se non riporti i tuoi pensieri al passato, ma oggi emetti vibrazioni altamente positive, hai il 100% di possibilità di cambiare non solo il futuro, ma anche il tuo passato letteralmente. Il cambiamento non consisterà semplicemente nel dimenticare il problema, ma nell'eliminarlo effettivamente dalla tua esperienza. Dopotutto ci sarà un cambiamento della realtà. Cambiando la tua realtà nel presente, la cambi anche nel passato. La tua attuale storia di vita viene riscritta nel corso della tua vita. È importante rendersi conto che gli errori irreparabili che hai commesso in passato ti hanno reso qualcosa che sei oggi. Questi errori ti hanno insegnato cosa dovresti evitare nella tua vita. Ora la domanda non è cosa è successo nel passato, ma come vivere adesso. Nessuno, tranne te stesso, si preoccupa del tuo passato. Il tuo passato vive esclusivamente nei tuoi pensieri. Il senso è solitamente associato all'esito finale di un evento, alle conseguenze di ciò che è già accaduto, ma è importante guardare alla radice del problema stesso. Il risultato finale dell'evento che ha portato al senso di colpa non è particolarmente importante. Esso è semplicemente un promemoria che ti dice: guarda cosa hai combinato usando le tue vibrazioni basse e negative. Ora devi affrontarlo. I sensi di colpa ci impediscono di comprendere cosa esattamente dobbiamo cambiare in noi stessi per migliorare le nostre vibrazioni, renderle positive e uscire dal circolo vizioso. Il senso di colpa si concentra sul risultato finale dell'evento, coprendo la fonte stessa del problema. È importante ricordare che sentirsi in colpa e incolpare gli altri non porta alcun beneficio, poiché portano alla ripetizione dell'evento, forse in una forma diversa, ma lo stesso evento apparirà di nuovo e verrà trascinato nella tua realtà. Vuoi ripeterlo? Quindi incolpa te stesso e gli altri. Non vuoi ripeterlo? Allora ama te stesso. Sposta la tua attenzione sulla bellezza che ti circonda. Quindi, quando si parla di perdonare se stessi, si tratta in realtà di amare se stessi. Quanto è forte il tuo amor proprio? Ti vuoi bene abbastanza da generare pensieri positivi e cambiare la tua vita in meglio? Se inizi a apprezzarti e farti complimenti e deliziarti con buone notizie, a ballare al ritmo della musica e a cercare nuove avventure per te stesso, il passato semplicemente non avrà più spazio nel tuo presente. Davanti a te ci sono avventure affascinanti, nuovi incontri, esperienze scoperte e ciò che è rimasto nel tuo passato non merita i tuoi sforzi e la tua attenzione.
Nel nostro affascinante viaggio della vita, ognuno di noi attraversa momenti che sembrano irreparabili, errori che plasmano il nostro io. Tuttavia è importante capire che ogni nota di questa melodia ha il suo ruolo nella creazione dell'armonia. Il perdono, prima di tutto, è un atto d'amore verso se stessi, un'amalgama della propria luce interiore che i colori del momento presente. Il senso di colpa, come un'oscurità, può oscurare la luce del futuro, ma solo l'amore per se stessi regala le chiavi di nuove porte di opportunità. Permettiti di essere l'artista del tuo destino, ridipingendo il passato con i colori vivi del presente. Con amore per te stesso incontri ogni giorno come un'avventura e invece dell'ombra del passato diventi la fonte di luce.